Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Zero Files. In questo video vedremo come convertire un file da CIA in 3ds o CCI, ovvero decriptarlo, e anche come convertire questi ultimi, quindi 3ds e CCI, in file CIA, in modo da poterci giocare tranquillamente sulla propria console 3ds. Tutto ciò che dovrete fare è andare nel canale Telegram che vi lascio in descrizione, ovvero Zero Universe, il mio portale per tutti i canali e link utili di questo progetto, e cliccate su APK PC Programs Channel. Una volta fatto ciò, andrete sulla barra di ricerca e scriverete batch. Vi verranno dei risultati, voi cliccate su foto, ovviamente questo era già qui perché è l'ultimo che ho caricato, ma ovviamente quando vedrete voi il video probabilmente non sarà l'ultimo, quindi la ricerca fatela. Adesso vedremo come prima cosa come convertire appunto un file CIA in 3ds o CCI. La differenza è pressoché nulla tra 3ds e CCI decriptato, sono esattamente la stessa cosa. L'unica differenza che ci potrebbe essere è che i file 3ds potrebbero non essere decriptati, invece se sono in formato CCI sei sicuro che sono decriptati. Una volta scaricato premiamo tasto destro sul file e poi mostra nella cartella e ci condurrà qui. Noi estrarremo la cartella e ci apparirà appunto qui. Adesso è molto semplice, noi per semplicità portiamo fuori questa cartella, apriamola. Qui ci sono praticamente 5 file, uno che è un documento, che è di istruzioni praticamente, e altri sono 3 applicazioni e poi un file batch. La procedura è davvero molto semplice, tutto ciò che dovremo fare è prendere il file CIA oppure anche 3ds, però criptato ovviamente, e lo trasciniamo dentro a questa cartella. Una volta fatto ciò eseguiamo il batch e partirà da solo. Se vedete appunto che si creano tanti file di Pokémon Omega Rubino, non vi preoccupate perché è normalissimo. Infatti quando finirà il lavoro spariranno tutti e apparirà, oltre al CIA, apparirà anche il decrypted. Ecco, adesso ha finito la decriptazione, possiamo chiudere e qua appunto apparirà un nuovo file, Pokémon Omega Rubino Decrypted CCI. Questo file è della tipologia perfetta per essere giocato su emulatori come Citra, nonostante comunque Citra permette anche ai file CIA di essere giocati. In passato però questa cosa non era possibile, quindi per completezza avevo mostrato anche come decriptare le ROM. Adesso andiamo a vedere il procedimento un po' meno banale, ovvero come convertire da 3ds CCI in file CIA se volete giocarci per console. Allora qua io scrivo CIA converter e ci saranno 3 risultati. Questo semplicemente converte qualsiasi tipo di ROM vecchi tipo Game Boy Color, Game Boy Advance in file CIA, in modo che potete giocare ai giochi retro sulla vostra console. Poi l'altro sarà il batch, quello di prima, e poi abbiamo l'ultimo, questo qui, 3ds to CIA. Ok, tutto ciò che dobbiamo fare adesso, qui me l'ha già, qui clicchiamo per scaricare, è un file abbastanza di dimensioni esigue, infatti l'abbiamo scaricato subito, e poi clicchiamo sempre tasto destro e mostra nella cartella. Una volta fatto ciò, sempre solito procedimento, estraiamo il file, ed una volta estratto lo apriamo e ci sarà appunto un'applicazione. Adesso si fa molto interessante perché qui il processo per convertire in CIA è meno automatizzato che quello per decriptare. Innanzitutto vi consiglio per esempio di creare una cartella che chiameremo prova. Una volta fatto ciò, qua vediamo l'opzione 3ds file e andiamo su browse e cerchiamo appunto la nostra ROM da convertire. Noi per esempio qua convertiremo Pokémon Y in file CIA. Una volta fatto ciò, qui dobbiamo scegliere il percorso dove estrarre le partizioni, perché ciò che andremo a fare è estrarre le partizioni fondamentali del gioco decriptato. E ovviamente queste partizioni devono andare a qualche parte e noi appunto scegliamo la cartella prova, eccola qui, e poi facciamo ok. Una volta fatto ciò clicchiamo su extract e appariranno appunto i file, che adesso ne apparirà anche un altro quando avrà finito. Ecco qui, extraction complete,
ha terminato l'estrazione e abbiamo i nostri file. Questi file possono essere di più o di meno, per forza ci sono questi 3 file. Poi in base al gioco può apparire Old 3DS Update o New 3DS Update oppure entrambi. Ok, adesso che abbiamo questi file, come facciamo a convertirli in CIA? Andiamo su CIA Tools. Una volta fatto ciò, qua dobbiamo scegliere la cartella che contiene appunto i nostri file, che appunto se clicchiamo ci verrà di default la cartella giusta. Poi qua è importante perché qui c'è Output CIA Name, che sarebbe appunto il nome che avrà il gioco, ed è sempre predefinito example. Quindi io per esempio io di solito faccio così, vado su Extract 3DS, copio e poi qua incollo. Semplicissimo. Adesso ci toccherà fare la parte quella effettivamente grossa, per modo di dire. Dovremo cliccare su Add e qua dovremo scrivere il nome dei file che vogliamo includere, che sono appunto questi 4. Noi dovremo includere tutti questi 4 file, escluso questo file bin, come potete vedere. Il file bin non lo dovete includere. Allora noi ci basterà scrivere così, poi di nuovo aggiungiamo, poi di nuovo Old 3DS Update. Ok, una volta fatto ciò andiamo su Rebuild e partirà appunto la creazione del file CIA, che poi verrà salvato sempre nella cartella prova dove ci sono le partizioni. Ecco, adesso ha finito, clicchiamo su ok, possiamo chiudere e adesso vediamo appunto che c'è il file CIA di Pokémon Y. Adesso qua possiamo chiudere ed eliminare la cartella. Adesso abbiamo i Pokémon Y e Pokémon Rubino in entrambi i formati. Adesso vediamo appunto se funzionano. Testiamoli. Citra vede in automatico i file decriptati appunto. Infatti vediamo che appare Pokémon Omega Rubino che abbiamo decriptato prima. E adesso invece per vedere invece se il file CIA funziona proviamo ad andare su File e installa CIA. Una volta fatto ciò andiamo su desktop e cerchiamo il nostro gioco, per esempio Pokémon Y. Adesso sta caricando e una volta terminato avrà installato il file CIA. Sto testando questo sull'emulatore Citra, che è un emulatore per PC. Se volete il tutorial su come installarlo ed ottimizzarlo, vi rimando al video in alto a destra. Eccoci qua, terminato l'installazione. Adesso qui abbiamo Pokémon Y e proviamo a farlo partire. Come vediamo il gioco sta partendo, quindi l'installazione del CIA ha avuto successo. Ragazzi, spero che questo video vi sia risultato utile. Se avete qualche domanda non esitate a farla nei commenti, ma ancor meglio rientrate nel link che vi lascio in descrizione di Zero Universe e entrate su Tech Assistance, dove facciamo assistenze informatiche e rispondiamo a tutte le domande sulle perplessità dei tutorial. Però vi consiglio, prima ancora di fare questa cosa, di dare un'occhiata alla guida ufficiale che risponde alle domande più frequenti. Se la risposta non è abbastanza chiara o non c'è proprio, non temete di chiedercelo sul gruppo delle domande. Inoltre siete caldamente invitati a far parte della nostra meravigliosa community e vi invito ad iscrivervi al canale YouTube e a quello Twitch ed Instagram. Inoltre, se cercate programmi per PC craccati oppure APK moddati, entrate in questo canale che si chiama uguale al canale YouTube, ovvero Zero Files. Invece se state cercando giochi per PC o qualsiasi altro tipo di console, che può essere appunto Wii, Nintendo Switch e 3DS, potrete entrare su Zero ROMs che trovate qui. Ed infine, se il gioco che desiderate non è stato ancora caricato sul mio canale, potete andare su ROMs Requests per fare la richiesta in modo che sarà caricato a breve. Per me ragazzi è tutto, spero di nuovo che appunto questo video vi sia risultato utile e ci vediamo al prossimo video.